Sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria. Buona e santa giornata a tutti voi, miei cari figlioli, nei sacri cuori di Gesù e di Maria e nel cuore castissimo di San Giuseppe. Ben ritrovati con la nostra rubrica mattutina Santi e Caffè. Oggi è venerdì 31 ottobre, la vigilia del Grande Ponte dei Morti, la vigilia della solennità di tutti i santi, e poi il 2, ma quest'anno per via del fatto che cade di domenica il 3, sarà la commemorazione dei fedeli defunti. Mi scuso con voi per queste location niente affatto appetibili, eppure grazie a Dio, nonostante questo, perché le organizziamo in poco tempo nei miei continui spostamenti, i numeri premiano, perché grazie a Dio c'è molta gente che guarda più al contenuto che al contenitore. Se dovessero i numeri essere determinati dalla location e dalla contestualizzazione, oggi sembro uno di quelli che Al-Qaeda condannava a morte e dava l'ultimo messaggio. Al di là ovviamente dell'immagine della Madonna, c'è il riflesso che sembra Sherlock Holmes. Possiamo chiudere un po' la tendina, magari si vede di meno. Allora, dicevo, oggi è venerdì 31 ottobre e oggi pomeriggio saremo a Torino, a Collegno, al Blue Hotel. Vi aspettiamo numerosi per questa celebrazione vigiliare alla quale accordiamo, in ragione della situazione straordinaria che viviamo in questi tempi, la possibilità di assolvere come si chiama, scusate ma mi distraevo, è peggio, si vede ancora peggio l'immagine mia sul muro, ecco, grazie. Dicevo di assolvere al precetto, quindi vi aspettiamo numerosi a Torino alle ore 16:30, ci sarà il Santo Rosario e poi da me guidato ci sarà Fra Celestino per le confessioni, laddove può arrivare, e naturalmente poi ci sarà la Santa Messa da me celebrata e l'adorazione eucaristica con la coroncina alla fiamma d'amore del cuore immacolato di Maria. Venite, non mancate a questo appuntamento prezioso a Torino, a Collegno, al Blue Hotel alle ore 16:30, oggi celebrazione vigiliare di tutti i santi. L'ingresso è interamente gratuito e non c'è bisogno di prenotarsi. In questo modo concludiamo la nostra prima permanenza a Savignano e alla Casa Betania, ma è molto probabile che nei prossimi giorni io debba tornare per via di iniziative importanti che sto portando avanti. Ecco, allora siamo alla vigilia di queste celebrazioni così importanti e vi ricordo quindi gli appuntamenti. Quello di oggi ve l'ho già detto, vi ricordo i prossimi appuntamenti. Sabato, domani, 1 novembre, ci saranno 3 messe nella solennità di tutti i santi. Alle ore 10 a Bergamo, all'Auditorium San Sisto, la messa da me celebrata. Vi aspettiamo numerosi alle ore 10, ecco, non mancate a questo appuntamento per assolvere al precetto. Se siete anche a 100 chilometri, se non di più, da Bergamo non potete mancare, organizzatevi per tempo, non mancate alla messa di precetto della solennità di tutti i santi, alle ore 10 a Bergamo, all'Auditorio San Sisto. Alle ore 17:30 a Trento, presso l'Hotel Sporting, dove sempre ci riuniamo, celebrerò la messa io di nuovo, quindi alle ore 10 a Bergamo e alle ore 17:30 a Trento. Invece alle ore 17 di domani al Piccolo Tabor celebrerà Fra Celestino. Come vedete vi veniamo incontro in qualunque modo. Don Enrico sarà in Puglia e Don Ramon, come ieri ho detto, si divide molto nelle condizioni che glielo permettono lì in Toscana. Ecco, e poi domenica 2 novembre dovrebbe essere la commemorazione dei fedeli defunti, ma quest'anno prevale la domenica, come sempre, per cui c'è la messa della 21ª domenica dopo Pentecoste, con 2 celebrazioni al Piccolo Tabor di Trebaseleghe. Ecco, la prima messa è alle ore 10 con una variazione. Avevo detto che celebravo io, sono 3 le messe, mi fa un cenno Fra Celestino, sono 3, alle ore 8 e poi alle ore 10 e alle ore 17. Io avevo detto che avrei celebrato quella delle 10 e Fra Celestino alle 17. Faremo al contrario, perché io vengo dal Veneto e non si sa mai se si trova traffico, non mi va di arrivare con l'acqua alla gola, invece il pomeriggio ho più tempo, per cui Fra Celestino celebrerà quella delle 8 del mattino e quella delle 10 e poi di pomeriggio alle 17 celebrerò io, domenica, dopodomani 2 novembre. E finalmente lunedì 3 novembre è un giorno lavorativo, vediamo come potrete rispondere, però è importante essere presenti da dove potete, anche qui con 3 messe
a Tre Baseleghe e a Bologna. A Tre Baseleghe ci sarà la messa delle ore 10 da me celebrata e alle ore 17 fra Celestino. Si accenderanno i ceri e si porteranno le foto dei propri cari defunti da mettere al lato dell'altare come abbiamo fatto l'anno scorso a Verona. Sempre 3 novembre, oltre che la messa delle 10 e delle 17 a Tre Baseleghe, quella delle 10 la celebro io e quella delle 17 fra Celestino, io mi recherò nel pomeriggio a Bologna alle ore 17:30 presso l'hotel dove sempre ci riuniamo, l'hotel Continental Urban Arte a Zola Predosa in via Garibaldi 8. La messa è per le 17:30. Anche lì saranno distribuiti i ceri, sarà data la possibilità del suffragio, fate l'offerta libera e poi dopo all'inizio si mettono le foto quando arrivate dei fedeli defunti. Ecco, quindi ci aspettano giorni di grazia naturalmente molto intensi, ecco, che vogliamo vivere con la corona dei rosari in mano, sgranando le Ave Maria, che possano veramente queste Ave Maria, i rosari, salvare il mondo, salvare la Chiesa, salvare l'umanità da questa situazione nella quale l'umanità stessa si è cacciata. Questi sono quindi sostanzialmente gli appuntamenti che richiedono un impiego di denaro non irrilevante, come le persone più sapienti tra di voi sapete. C'è un buon numero, direi la maggior parte di fedeli del piccolo resto che non aiutano mai il progetto e pensano che noi campiamo d'aria e che riceviamo l'aiuto dalle nuvole. Sappiate che non è così, ecco, che ogni opera ha bisogno di un sostegno economico, se no non può andare avanti. Padre Pio diceva, io prego la Madonna, voi aprite i portafogli, perché doveva realizzare la sua opera. Non parliamo poi di Don Bosco e di tutti gli altri fondatori. Anch'io sono un fondatore, anch'io ho un'opera da portare avanti e non posso non continuamente rivolgervi l'appello ad aiutarci perché pensate che solo gli spostamenti in macchina tra seminaristi e l'equipe mia comportano un costo non irrilevante. Lo sapete molto bene quanto costa la benzina in Italia, e così anche i caselli autostradali, che sono tra i più cari in Italia e in Europa, e così anche prendere i pasti. Noi una volta, io mi ricordo, ripeto, questo mese che adesso entra, io farò 9 anni, i primi tempi andavo a mangiare sempre al ristorante, poi mi è stufato, perché non semplicemente perché si paga molto di più al ristorante, l'inesperienza, andavo sempre al ristorante, ma per il tempo che si perdeva, perché al ristorante perdi tempo e non era più possibile così. Io ho sempre pregato la Madonna, ho trovato, grazie a Dio, le formule giuste. Abbiamo la macchina col cucinino e la possibilità di un piccolo frigorifero dove mettere la roba quando non piove e non fa freddo. Diversamente ci fermiamo, pensate un po' come ci si organizza ai centri commerciali, i grandi centri commerciali, quando viaggiamo per l'Italia, li individuiamo su Google Maps e lì ci fermiamo. Perché? Perché è tutto espresso, è tutto pronto e quindi non c'è da perdere tempo e soprattutto si risparmia, perché un piatto che prendi al ristorante costa tot e un piatto che invece prendi nei centri di ristorazione costa tot, ecco. Però sappiate che il progetto ha bisogno dell'aiuto di tutti voi, non dimenticatelo. Ecco, passano in descrizione i canali attraverso cui potete aiutare la Fondazione Santa Mater, eccolo lì, l'Iban, il conto corrente postale, la PayPal. Non dimenticate di aiutarci, che è molto importante. Oggi è venerdì 31 ottobre, dunque è il giorno della passione di Gesù. Allora vi ricordo, come fedeli del piccolo resto, le 2 pie pratiche alle quali siamo tenuti, cioè anzitutto l'astinenza dalle carni, non mangiare carne e suoi derivati. Questa è una cosa del tutto molto importante per onorare la passione di Gesù. E poi ancora il pio esercizio della Via Crucis. Oggi che è venerdì, come ogni venerdì, non solo in Quaresima, onoriamo Gesù in croce. Adoriamo Gesù che è morto in croce per noi. Uniamo le nostre sofferenze a quelle di nostro Signore Gesù Cristo crocifisso. Gesù è rimasto 3 ore circa in croce per redimere l'umanità. Questo ci dice la gravità del peccato. Gesù ha sofferto per noi versando il suo sangue, è andato incontro alla passione, umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce.
Per questo Dio l'ha esaltato, dice il meraviglioso inno ai Filippesi di San Paolo. Allora, oggi che è venerdì, noi impariamo a unire le nostre sofferenze, i nostri dolori, i nostri travagli a quelli di Gesù, e così portiamo con lui la nostra croce e andiamo avanti nel cammino verso il paradiso. Siccome oggi è venerdì, vi ricordo che questa sera alle 21 c'è la preghiera dei pionieri del Rosario sul canale YouTube di Radio Domina Nostra. Ieri sera, ho dato avvio alla catechesi sui Vangeli dell'infanzia di Gesù. La catechesi la trovate disponibile sulla playlist di Radio Domina Nostra, la voce video, eccolo il titolo, La genealogia di Gesù, il programma di Dio. Realmente ieri ho intravisto, scorciato un signore presente alla catechesi, che quando ho fatto il discorso finale sul fatto che siamo noi che ci arrendiamo ma Dio non si arrende mai, era commosso alle lacrime. È una cosa che mi colpisce quando capita agli uomini. È stata una bella catechesi quella di ieri sera. Se potete trovarla disponibile dal mio libro Si è fatto carne. Ecco, abbiamo chiuso il ciclo di catechesi sull'Apocalisse, abbiamo iniziato questo sui Vangeli dell'infanzia. Il libro lo trovate disponibile sul canale YouTube di Radio Domina Nostra, chiamando alla segreteria di Radio Domina Nostra o negli incontri di preghiera. Fa parte di una trilogia: Si è fatto carne, commento al Vangelo dell'infanzia; Liamo sino alla fine, commento al Vangelo della Passione; e Risorto, commento al Vangelo della Risurrezione di Gesù. Ecco, questi libri io li ho scritti, ce ne sono diversi che io ho scritto e che restano disponibili. Come ho detto nei giorni scorsi, in questi giorni vorrei invitarvi a prelevare, non costa neanche tanto, il romanzo che ho scritto su Sant'Atanasio. L'ho intitolato Il Leone di Alessandria, eccolo lì in doppio alla mia destra. È la biografia romanzata di Sant'Atanasio, il vescovo patriarca di Alessandria, che si trovò da solo a fronteggiare l'arianesimo. E trovo che quella biografia che ho scritto 2 anni fa aiuta a riflettere, quindi se volete è disponibile insieme agli altri romanzi che io ho scritto. Poi naturalmente sono disponibili anche i calendari. Bene, allora andiamo invece alla puntata di oggi, mentre ci prepariamo per l'incontro a Torino. Lo ricordo, oggi pomeriggio la celebrazione vigiliare di Tutti i Santi, alle ore 16:30 saremo a Collegno al Blue Hotel di Torino alle ore 16:30. Rapidissimamente mette conto, è l'esperienza pastorale che mi aiuta a ricordare di nuovo rapidissimamente gli altri appuntamenti. Domani, 1 novembre, lo dirò anche alla fine della trasmissione, solennità di Tutti i Santi alle ore 10 all'Auditorio San Sisto di Bergamo, celebrerò io la Santa Messa solenne. Alle ore 17 celebra Fra Celestino a Trebaseleghe al Piccolo Tabor. Alle ore 17:30 celebrerò io a Trento allo Sporting, dove sempre ci ritroviamo. 2 novembre, domenica 2 novembre, alle ore 8 e alle ore 10 celebrerà Fra Celestino la messa domenicale al Piccolo Tabor. Di pomeriggio alle ore 17 celebro io sempre al Piccolo Tabor. E poi lunedì 3 novembre, commemorazione dei fedeli defunti, ci saranno 3 messe alle ore 10, quella da me celebrata, e alle ore 17 Fra Celestino al Piccolo Tabor a Trebaseleghe, e poi io nel pomeriggio mi trasferirò a Bologna alle ore 17:30 al Continental Urban Hotel, dove sempre ci riuniamo per appunto anche lì celebrare la messa dei defunti. E questo è il programma intenso che ci aspetta, senza dimenticare che anche Don Enrico in Puglia e Don Ramon in Toscana si impegnano a venirvi incontro. Andiamo, dicevo, alla puntata di oggi. Ci stiamo preparando al cosiddetto Ponte dei Morti. Il Ponte dei Morti è un ponte importante perché la Chiesa, che Mater et Magistra, ci permette di riflettere sulla vita eterna. Ecco, siamo tutti in cammino verso il cielo, tutti dobbiamo morire e tutti compariremo dinanzi a Dio. Qualcuno dice: e se non ci fosse nulla, che fai, Dominutelo? Me lo sono sentito ripetere un paio di volte. Beh, qui bisognerebbe giocare d'astuzia con la famosa scommessa di Blaise Pascal, il quale diceva: se c'è Dio hai guadagnato tutto, se non c'è Dio e non c'è niente non hai perso nulla. Ecco. Quindi conviene sempre investire. È una considerazione filosofica, razionalistica, quella di Pascal, che però, se ci pensate, è vera.
Perché ci sono quelli che dicono, vabbè, io non mi impegno perché non so se veramente dopo questa vita c'è qualcosa, non so se veramente Dio esiste, non abbiamo la prova matematica, tutto quello che volete. Però, figlioli cari, Pascal ha ragione, cioè noi investiamo su Dio, a parte il fatto che, come ora vi dirò, i santi non vedevano l'ora di incontrare poi Dio strada facendo, Dio metteva dentro di loro il desiderio di incontrarlo, quindi chi ama Dio sa che Dio c'è perché l'amore è evidenza. Non si ha un'idea se è persona, ecco. Un buddista non ama il nirvana. Non so se posso dire che un musulmano ama Allah, forse lo adora con sottomissione, non so se si può parlare di amore, c'è una corrente mistica, il sufismo, dentro la tradizione islamica, ma l'unica religione che si distingue in termini di amore a Dio è quella ebraico-cristiana. Cioè Yahweh prima di tutto e poi la rivelazione trinitaria, un solo Dio in tre persone, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, che noi amiamo perché sono tre persone. La relazione in noi nasce da Dio e la relazione è divina in noi. Quando si dice che siamo creati a immagine e somiglianza di Dio, sostanzialmente vuol dire quello, vuol dire che noi siamo creati come esseri in relazione. Questo è proprio di Dio, perché Dio in se stesso è relazione, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Noi adoriamo la Santissima Trinità, ma appunto, come ci insegnano tutti i mistici e tutti i santi, poi Santa Teresa di Gesù Bambino muore dicendo Mon Dieu, je t'aime, mon Dieu, mio Dio, io ti amo, mio Dio, cioè è amore. Allora l'amore è evidenza, tu non ami un'idea, ami una persona, allora non è una prospettiva, e questo si vede con i giovani quando scoprono la vocazione, non è arruolarsi nell'esercito sovietico o in qualunque altra truppa ideologica, ma è incontrare Dio. Ecco, tuttavia, se c'è un dubbio, Pascal diceva, se Dio c'è hai guadagnato tutto, perché comunque hai camminato in Dio, hai osservato i comandamenti, ti sei santificato, hai evitato il peccato, vai in paradiso. Se Dio non c'è non hai perso nulla, perché se non c'è non hai perso nulla. Interessante questa prospettiva. Comunque, in questi giorni la Chiesa ci invita a riflettere. Ci invita a riflettere sui novissimi che la Chiesa ci consegna. I novissimi sono morte, giudizio, paradiso e inferno. Morte, giudizio, paradiso e inferno, o inferno e paradiso. Vuol dire la morte, comune eredità di tutti gli esseri umani. Gli dei dell'Olimpo nell'Odissea chiamano gli uomini in greco non oi antropoi, cioè in greco significa appunto gli uomini, ma preferibilmente usano la parola dispregiativa oi tanatoi in greco, cioè i mortali. Siamo mortali, ognuno di noi ha avuto un inizio su questa terra, ognuno di noi avrà una fine. Interessante vedere sui social, in questi giorni ho fatto questo lavoro, le tombe dei grandi, che non so, da Vittorio Gassman a quella lì, ho visto Carla Fracci, Alberto Sordi, Giorgio Napolitano, tutti i grandi della storia italiana, no? Alla fine per tutti c'è una lapide marmorea, la data di nascita, la data di morte e la foto. Ecco. E questo vale per l'uomo che muore assolutamente sconosciuto al mondo intero, come varrà per quei grandi potenti della terra. La morte pone fine a questa dimensione terrena. E allora bisognerebbe spesso pensare a questo, che siamo in cammino, che siamo, dice la Chiesa, homines viatores, cioè uomini che viaggiano, che sono in cammino. Non mettiamo la tenda qui, perché non è possibile. Per quanto ci diamo da fare, case, proprietà, bellezze, è sempre un po' sgradevole sentircelo dire, ma tuttavia è così, noi siamo in cammino verso il cielo. Siamo fatti per il cielo, ci aspetta Dio. Ecco, in questi giorni particolarmente, oggi, domani, dopodomani, e per giunta lunedì, visto che c'è il cambio di data, per via del fatto che è domenica 2 novembre, in questi 4 giorni la Chiesa ci invita a riflettere sul tema della morte. Sul tema della morte e sul tema della vita eterna che passa attraverso il giudizio di Dio. Siamo chiamati a vivere
nei comandamenti di Dio, perché come ci insegna la rivelazione biblica, che la falsa Chiesa calpesta clamorosamente, io non riesco a darmi ragione di come sia possibile che la gente non si accorga dell'affermazione gravissima di Prevost, probabilmente la più grave di tutte finora, e cioè che nessuno possiede la verità tutta intera. Cioè questa falsa Chiesa calpesta la rivelazione, ma la rivelazione ci insegna che noi siamo fatti per il cielo. Siamo fatti per il paradiso, ma ci aspetta il giudizio di Dio. Ognuno sarà giudicato sulla base della propria vita. Per questo dobbiamo confessarci spesso, dobbiamo evitare il peccato mortale e dobbiamo pregare tanto per allontanare da noi il diavolo che vuole indurci in tentazione, che vuole indurci in peccato, che vuole indurci nel male. Ecco, e così allora il giudizio di Dio è inappellabile, insindacabile. Non c'è casomai un ricorso al TAR, non esiste un TAR divino. Quello che ognuno di noi, al momento in cui chiude gli occhi su questa terra, compare dinanzi a Dio. E c'è il paradiso, la vita eterna, la beatitudine senza fine, la gioia smisurata ed eterna dell'incontro con Dio. E c'è l'inferno, che sono le due condizioni eterne e immutabili, che in paradiso non può più perdere Dio, che in inferno ha perso Dio, e questo viene duro da dire, ma è l'insegnamento divino e noi ci sottomettiamo. Chi ha perso Dio non lo può più trovare. Attenti bene, attenzione a questa Chiesa bastarda che confonde le coscienze. La tradizione apostolica fondata sul dato rivelato insegna che chi ha trovato Dio, ha conquistato Dio in paradiso, non lo perde più per sempre, e quello è il riposo eterno vero e proprio, perché finalmente i santi che avevano un'enorme paura sulla terra di perdere Dio non lo perdono più, cioè sono confermati eternamente in grazia, una cosa che chissà che cosa ci produrrà. Ma allo stesso tempo coloro che sono in inferno e finiscono in inferno, e questo ripeto ci viene duro da comprendere, da accettare, se volete, da esaminare in teologia, nell'escatologia teologica, ma è un dato rivelato, e cioè che chi finisce in inferno non può più da lì adire a Dio in eterno. Questo dovrebbe da solo portare in paradiso chissà quante anime. Questo lo diceva però Sant'Alfonso Maria dei Liguori, anche qualche padre della Chiesa come San Massimo il Confessore, che cioè in paradiso porta più gente la paura dell'inferno che non l'amore di Dio. E così è, cioè è anche una cosa buona avere paura di finire in inferno, perché chi ha paura di finire in inferno, se non altro, non ci finisce. Dunque, avere presente che il giudizio di Dio è netto, è imprescindibile, insindacabile, inappellabile, non c'è un ricorso al TAR, non c'è primo, secondo e terzo grado, non esiste l'avvocato difensore, esiste il tu per tu con Dio, il vis-à-vis con Dio Padre, che ci giudicherà. Veniamo da Lui e a Lui torniamo per rendere conto della nostra vita, chi in paradiso, chi in inferno. Tuttavia, ed è qui che adesso mi aggancio alla catechesi di stamattina, che già così è però già abbastanza intensa, però getto le basi teologiche, esiste una dimensione solo nel cattolicesimo romano come dogma, che è quello del purgatorio. Vorrei dirvi che io ho fatto la mia prima tesi di dottorato, sapete che ho 2 dottorati in teologia, la mia prima tesi di dottorato l'ho fatto alla Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia e della Sicilia sul purgatorio. Ecco questa realtà. Gli orientali non ne parlano dogmaticamente. Tuttavia bisogna sapere che, avendo io approfondito, perché c'è un po' di ignoranza diffusa su questo anche tra i teologi qualche volta, devo dirvi che non è che lo neghino in maniera clamorosa come forse noi pensiamo per via del Concilio di Firenze, il Ferrare, quelle cose lì. Preferiscono non dogmatizzarlo. Però loro, che si richiamano ai padri della Chiesa greca, sanno che per esempio Origene, e non solo, altri anche padri cappadoci, parlano qua e là in maniera sparsa del pur catarticos, che poi Sant'Agostino, senza volerlo dire, lo prende da Origene, ma fa il furbo perché non lo dice che l'ha preso da Origene, ma parla di ignis. È la prima volta, è da lui che viene la parola, da Sant'Agostino in Occidente, ignis purgatorius, è la prima volta, La terminologia è agostiniana, però Agostino non pensava
a questa realtà che via via lentamente si è presentata come atto dogmatico rivelato, cioè che esiste una dimensione, in passato si diceva anche luogo, nella quale dimensione coloro che sono destinati al cielo, al paradiso, ma che sulla terra, per dirla in breve, non si sono del tutto purificati, ciascuno secondo il proprio grado, avranno un'ulteriore indulgenza della infinita misericordia del Padre Celeste, che, come dice von Balthasar e anche Adrien Fusmari, il venerdì santo, nel momento in cui Gesù è stato trafitto al costato e si è aperto il costato, bene, è stato creato il purgatorio. Il purgatorio è nato il venerdì santo, è un atto di misericordia infinita, fiori cari. Provate a pensarlo, chi veramente è pronto quando muore a incontrare direttamente Dio e entrare in paradiso? E così il Signore, che ci ama e non ci vuol perdere, ci dà un'ulteriore grazia, quella del purgatorio, ed è il luogo più affollato, come dicono i mistici. La prima testimonianza, quindi i padri della Chiesa greca parlano di inis, in greco pur katartikos, fuoco che purifica, il fuoco dell'amore di Dio che ci brucia, che brucia in noi quello che non va. Prendete il legno in inverno umido, prendetelo, se è bagnato, c'è il fuoco acceso, mettetelo lì dentro. Cosa succede? Che c'è una prima fase espurgativa. Il legno dalla parte finale schiuma, perché tira via col fuoco che sta da sotto, che però ancora non lo accende il legno, tira via però la prima parte, il fumo e la schiuma, tutta l'umidità. Finalmente il legno, quando si è asciugato in una prima fase, nella seconda fase diventa un tutt'uno col fuoco. Ecco, questa immagine è quella che a me piace di più. Il purgatorio è questo, è questo fuoco dell'amore di Dio, quindi non è un fuoco che dobbiamo pensare solo come castigo, ma è un fuoco d'amore, che in noi che andiamo in purgatorio e che non siamo perfetti come lo era San Francesco d'Assisi o Santa Teresa d'Avila o Padre Pio, è necessario che tiri via l'amor proprio, la schiuma, il fumo, è tutto l'amor proprio, l'attaccamento alle cose della terra, le grazie sciupate, le occasioni perdute, gli attaccamenti disordinati, tutte quelle cose che abbiamo fatto e che non abbiamo emendato, che non abbiamo espiato con la penitenza volontaria, cioè scegliendo noi di fare digiuni, penitenze e pellegrinaggi. Questa è la fede cristiana, nient'altro. La proposta oggi bislacca di Roma, Bergoglian Prevostiani, è tutta un'altra storia ormai. Questa è la fede cristiana. In passato i pellegrini facevano il pellegrinaggio della vita e si auguravano anche di poter morire, capito? Perché se morivano durante il pellegrinaggio era loro promessa la vita eterna, Santiago de Compostela, Roma, la tomba degli Apostoli, oppure la Terra Santa, Gerusalemme, no? Ecco, sono le penitenze volontarie, i pellegrinaggi, e che valgono anche per noi, ma ammesso che decidiamo di non ascoltare la sulfurea voce della falsa Chiesa, che ha costruito un altro cristianesimo umanitario, antropocentrico, dove tutta questa roba non viene mai trattata e viene snobbata. Se invece decidete di stare con Don Minutella nel piccolo resto, siete al sicuro e potete provare se mi sbaglio. Provate e vedrete. Quindi noi sappiamo che possiamo espiare qui sulla terra quel fuoco, quella schiuma e quel fumo, tirarlo fuori da noi prima di morire. Come? Con le penitenze volontarie, quindi i digiuni, i pellegrinaggi. Infatti nei pellegrinaggi non bisognerebbe mai lamentarsi del cibo, e non chiedete a me, e dei hotel dove si dorme. Terzo, accettare le sofferenze, quindi i pellegrinaggi, i digiuni, le sofferenze, le malattie, accettarle con amore quando Dio ce le manda, senza ribellarci, curarci, ma con la pace nel cuore, offrendo. Quarto, attenti bene, si chiamano opere supererogatorie, l'elemosina, cioè la carità. Ecco. Allora in quel modo lì noi espiamo i nostri peccati, ma quando non siamo ancora con tutta la schiuma tirata fuori e il fumo tutto che ha bruciato l'umidità del legno e abbiamo ancora bisogno di purificazione, ecco che Dio ci manda in purgatorio. Ignis purgatorius lo chiama Sant'Agostino. La prima attestazione storiografica
del purgatorio. Intanto l'abbiamo nella rivelazione biblica in due testi, quello dei Maccabei, quando Giuda Maccabeo dopo la guerra visita, controlla i cadaveri degli ebrei morti in guerra e con suo enorme rammarico si accorge che aprendo le armature dei soldati caduti in guerra trova le statuine degli idoli pagani dentro l'armatura dei soldati ebrei morti in guerra. E allora stanzia una cifra da offrire al Tempio in suffragio di quei defunti. È un'attestazione clamorosa del libro dei Maccabei che è nella Bibbia. E poi però San Paolo nella lettera ai Corinti dice che saremo esaminati col fuoco per distinguere la paglia e quelle cose lì. Questi sono i due testi fondativi del purgatorio, che è presente però nella tradizione patristica già da subito. Negli Atti dei Martiri è la prima attestazione post-biblica che io, avendo fatto la tesi di laurea, sono un esperto, come state vedendo. È la prima attestazione, abbastanza interessante. Si parla del martirio delle sante africane Perpetua e Felicita. Perpetua è una nomildonna, Felicita è una schiava. Non mi ricordo se Perpetua o Felicita, credo Perpetua, è in carcere e l'indomani deve morire scornata dal toro. L'indomani o dopo pochi giorni. Poco prima di morire si addormenta, è raccontato negli Atti dei Martiri. E sogna suo fratello. Ora, era morto suo fratello a 7 anni e vede era morto per un tumore al viso. Lo vede triste e gli chiede, questo fratello, le fa vedere che c'è una fontana dove tutti vanno a bere e lui non riesce a tissetarsi. Allora guarda sua sorella Perpetua con enorme atto di supplica. Quando lei si sveglia, Perpetua fa dire una messa. È scritto negli Atti dei Martiri, lo risogna il bambino, suo fratello Dinocrate si chiamava. Dinocrate. Il bambino a 7 anni non aveva più il tumore in viso, era diventato bello e finalmente poteva andare a bere a quella fontana d'oro dalla quale usciva questo zampillo di vita eterna. Ecco, questa è la prima attestazione. Tra l'altro noi sappiamo che dobbiamo saper distinguere, fare discernimento, ma molti non ci riuscite, me ne sono accorto, sui sogni. La maggior parte vanno scartati, ma qualche volta possono avere un significato. Io per esempio non so, ancora ci sto pensando, stanotte ho sognato un mio parente, un mio zio materno, che era seduto in un'osteria, no? E arrivava, adesso non ricordo i dettagli, ma proprio stanotte, sai, ti dici, ma guarda, vicino a questo mio zio è morto anni fa, il fratello di mia mamma, e c'era un vassoio con la pizza, per la quale io vado matto e che non posso mangiare. Io, guardate, quando vedo la pizza, i miei lo sanno, divento come un bambino capriccioso, che Dio abbia pietà di me, ma ci riuscirò, col vostro aiuto ci riuscirò, perché proprio impazzisco, ma proprio il fatto, i diabetici mi capiscono, proprio il fatto con dolci, loro coi dolci per via del diabete e io con la pizza, il pane, eccetera, per via del reflusso. Quindi entrava questo vassoio di pizza, io già ero all'acquolina in bocca, mi ricordo che io non mi accorgevo di questo mio zio, non ricordo i dettagli, mi stavo sedendo per mangiare e a un certo punto, insomma, finisce che se la mangia lui, chiede di mangiarsi la pizza. Allora, io prevedo che questo sia richiesto, presumo, non lo so, può darsi che tante volte anche il più delle volte è così. Comunque, per dire che la prima attestazione ce l'abbiamo con Perpetua, la martire del III secolo, poi via via si sviluppa soprattutto a partire dalla stagione medievale la formulazione dogmatica sul purgatorio. Però, più che la dimensione dogmatica, è la dimensione mistica che ci racconta l'esistenza del purgatorio, cioè i mistici. E oggi vi voglio parlare, in questi minuti che ancora restano, di una sorprendente, oggi di lei, lunedì dell'altra, le due grandi testimoni mistiche dell'esistenza del purgatorio, che sono Natuzza Evolo, che io ne parlo per prima perché ci prepariamo così alla commemorazione dei fedeli defunti, ma perché l'ho conosciuto personalmente incontrandola più volte. E l'altra è Maria Simma. Natuzza Evolo e Maria Simma sono piuttosto contemporanee. Una è vissuta nel profondo sud, in Calabria, a Paravati, a pochi distanza dallo stretto di Messina. L'altra, Maria Simma, è vissuta in Austria,
ma sono piuttosto contemporanee. Tutte e due hanno avuto questa, questo carisma di vedere le anime dei nostri defunti. Attenzione, non hanno scelto loro, perché in giro ci sono i negromanti, i cartomanti e i medium. Attenzione a questa gente, quando vi dicono che hanno questi doni, ma non sono seguiti da un sacerdote, non fanno vita di preghiera, eccetera. E quello bisogna stare molto, soprattutto se si fanno pagare. Ecco. Natuzza però rispetto a Maria Sim ha una marcia in più, e vi dico quale. Anche se su questo aspetto forse Maria Sim è più affascinante, dirò perché. Perché Natuzza ha avuto anche il carisma di parlare coi morti. Cioè, per anni c'è andata gente a chiedere che venivano fatti i propri cari, e lei sapeva dettagli che solo i familiari conoscevano, e che perciò avevano prova che a Natuzza la cosa gliela diceva, quella cosa lì gliela diceva il defunto, la defunta. Adesso vedremo qualche episodio. E però Natuzza accanto a questo aveva anche altri doni mistici, per esempio le stimmate, la bilocazione, il profumo mistico, le visioni di Gesù e di Maria, eccetera. Invece Maria Simma ha avuto solo e soltanto questo carisma. Eccola lì, Maria Simma, contemporanea di Natuzza, donna di popolo, anche lei come Natuzza. Dio sovente sceglie queste anime umili per veicolare il suo messaggio, ecco. E Maria Simma invece ha avuto solo questo dono, ne parleremo nei prossimi giorni, perché potesse appunto avere un rapporto non cercato da lei ma dato da Dio come carisma di legame con le anime dei defunti. Lei vedeva i morti, Maria Simma, per tutta la vita, li vedeva dappertutto, molte volte non sapeva distinguere con gli anni poi neppure se erano morti o vivi, qualche volta gli scappava di dire a un vivo: tu chi sei? Sei in purgatorio? E poi diceva: come sono in purgatorio, signora Simma? Io sono il signor Tizio. E viceversa. No? A un morto gli diceva: sei venuto a chiedermi qualcosa per qualcuno dei tuoi parenti? Ma come? Io sono un morto. Cioè Maria Simma, ecco, questo linguaggio, fioricari, scusate, no, questa parentesi, a questa falsa chiesa bislacca e non solo a quella, in genere anche molto a una buona parte del mondo unacuma, appare come roba medievale, roba inautentica, eppure le prove, soprattutto su Natuzza e Maria Simma, sono semplicemente straordinarie. Andiamo a Natuzza, il titolo, come vedete, Natuzza e le anime del purgatorio. Era il 1° novembre 2009, festa di tutti i santi, quando Natuzza Evolo, all'età di 85 anni, ha lasciato questa terra per entrare definitivamente in quel mondo con cui fin da bambina aveva avuto familiarità. La pioggia battente non ha fermato le migliaia di persone, circa 30.000 fedeli, che apparavati con molti preti che concelebravano, compreso il sottoscritto. Eravamo sotto il governo di Benedetto XVI, quindi tutto era, Dominutella era normale, fino a un certo punto comunque era abbastanza normale, e io mi ricordo quando appresi la notizia, avevo appena finito di celebrare messa, e guardate come Gesù se l'è chiamata nel Ponte dei Morti, lei che aveva avuto questo rapporto con l'aldilà e con i defunti, l'ha chiamata a sé il 1° novembre del 2009, andai subito di corsa, me lo ricordo benissimo, non presi nulla, mi misi in macchina e corsi. Quando arrivai lì Natuzza era già dentro il feretro, e c'erano i familiari col cordone, Don Pasquale e tutti i parenti, cioè voglio dire i figli con i nipoti. C'era un cordone di sicurezza, migliaia e migliaia di persone a turno per venerare a distanza la salma senza poterla toccare. Io ero a lato di una colonna e guardavo i familiari e dissi a Natuzza in cuor mio, guardandola nella bara: mamma Natuzza, sei tu che mi hai detto che sei mia madre, che la Madonna ti ha detto che mi devi seguire come mamma, quindi io, guarda, la racconto in breve, senza muovere le labbra, io dovrei star lì dove ci sono i tuoi familiari perché me l'hai detto te, non è che me lo invento io. Vabbè, comunque mi accontento, vorrei toccarti la mano ma non fa nulla. Non finisco di dirlo che Don Pasquale, barone, mi scorge, mi intravede e mi chiama da lì, dall'interno del corridoio, mi fa segnale: Don Alessandro, venite Don Alessandro. Io vado tutto tremante, i familiari mi guardano, probabilmente qualcuno mi conosceva perché ho incontrato più volte Natuzza, e Don Pasquale mi dice: guardate Don Alessandro, c'è un posto libero qui accanto ai figli, era in seconda fila con i nipoti.
sedetevi. Ho detto, Don Pasquale, scusate Don Pasquale, mi permettete prima di salutare mamma Natuzza, perché anche lui la chiamava mamma Natuzza. Ma certo, Don Alessandro, andate. Io vado, mi avvicino alla bara di Natuzza, era morta il giorno prima, eravamo all'indomani, tardo pomeriggio, quindi era passato più di un giorno. La cosa che mi ha colpito fino a lasciarmi scosso è stato che la mano era calda e morbida. Io non escludo che un giorno, quando dovessero decidere di aprire la tomba di Natuzza, potrebbe avvenire il miracolo della, come si dice, della incorruttibilità del corpo. Staremo a vedere. Ecco, quel giorno lì c'è stato il funerale, ma era morta una donna semplicemente straordinaria. Fortunata Evolo, detta Natuzza, nata a Paravati di Mileto il 23 agosto del 1924. A Paravati, una frazione del comune di Mileto. Il padre, che si chiamava Fortunato, qualche mese prima che lei nascesse, nella speranza di poter contribuire economicamente al sostegno familiare, era emigrato in Argentina, da dove non sarebbe mai più tornato e dove si è formata una nuova famiglia. La madre si chiamava Maria Angela Valente e a quanto pare aveva qualche problema morale, però onoriamo la memoria dei genitori anche di Natuzza. Qualche problema morale. Per dirla però, questo purtroppo va detto, la sua condotta era particolarmente chiacchierata in paese, penso avrete capito, per cui Natuzza fin da piccolina, no, però prima devo dirvi, il papà è andato in Argentina, ha lasciato la moglie e i figli e non è più tornato. Natuzza è andata a trovarlo in bilocazione, raccontando dettagli che poi hanno verificato essere veri. Lei non aveva contatti col papà, il papà se l'è trovata davanti lì in Argentina, la figlia, qualcosa di clamoroso, qualcosa di clamoroso. La mamma era così un poco chiacchierata in paese e non dava molta istruzione familiare ai bambini, qualche volta purtroppo li lasciava anche senza cibo. E allora la piccola Natuzza, che era la più grande tra i bambini, prendeva questi bambini piccoli e per il paese andava a chiedere aiuto al fornaio, chiedeva aiuto del cibo da mangiare, e qualche volta per strada incontrava, per esempio un giorno incontrò un frate col saio bianco, il cappuccio e il mantello nero, robusto e grosso, che gli disse: non ti preoccupare, io sono frate Tommaso d'Aquino, per dire, cominciavano i doni mistici. Oppure vedeva altri santi che la incoraggiavano. Un giorno si sedette sconfortata ai piedi di un fornaio, non aveva nulla da mangiare, arriva un frate con la barba lunga e il bastone un po' curvo, che gli dice: non preoccuparti, io sono frate Francesco da Paola, San Francesco da Paola, che poi l'accompagnerà a Natuzza per tutta la vita. Stai tranquilla che adesso ti arriva l'aiuto per mangiare, infatti gli arriva l'aiuto. Ecco, e rimane analfabeta sostanzialmente perché non può studiare e così all'età di 14 anni va a lavorare come domestica in casa dell'avvocato Silvio Colloca. E proprio in questa casa, o Colloca, adesso non saprei, adesso in questa casa dove Natuzza è andata a vivere come badante, si sviluppano i fenomeni soprannaturali. Cominciamo con quello che forse è tra i più clamorosi. Natuzza va e viene dal salone perché deve pulire la casa, l'avvocato ha una casa dignitosa, nobiliare, e Natuzza va a fare il caffè. C'è il soggiorno e c'è il salotto e c'è la cucina. Per portare il caffè al salotto dove stanno i familiari, Natuzza deve passare dal soggiorno, deve passare dal salotto di casa Colloca. E quando passa l'ultima volta per portare il caffè fumante, trova 3 persone sedute nel divano. Un sacerdote, una donna e un bambino. E Natuzza, che ha 14 anni, domanda: e voi cusiti? Di un necasistivo? Chi siete voi? Da dove siete entrati? Ecco, allora quelli 3 gli parlano. Comincia il sacerdote, dice: sono Monsignor Tizio, di a mio nipote, l'avvocato Colloca, che io sto espiando ancora in purgatorio, era con la talare, digli che gli voglio bene, che preghi per me, eccetera. Poi parla la donna: io sono la zia, e gli dice: vattela preso, sono morta, digli che si ricordi di me, che io sono morta, lui sa che sono morta così. E poi il bambino, è perché, non so se era il figlio o il fratello, gli dice a mio fratello che ogni tanto si ricordi di me, anche se io sono morto piccolo. Natuzza, che il caffè l'aveva ancora in mano,
corre nel soggiorno. Immaginate voi la reazione dell'avvocato Colloca, Silvio, quando Natuzza racconta quello che ha sperimentato, e quello praticamente si sente malissimo. Comunque a partire da quel momento la casa Colloca viene presa d'assalto perché si diffonde la notizia che questa fanciulla, questa adolescente, parla coi morti. Venivano loro però, non li chiamava lei. Non bisogna mai chiamare i morti, devono venire loro, noi dobbiamo pregare per loro. Dio sa se ci devono visitare in sogno o meno, se ci devono lasciare tracce della loro presenza o meno. Non dobbiamo essere noi a farlo, va bene? Ecco, si sviluppa una rete di contatti tra Natuzza e una moltitudine sterminata di defunti, di tutte le età, di tutte le condizioni sociali e di tutto il mondo. La notizia si sparge e Natuzza comincia a essere chiamata la radio del soprannaturale, dell'aldilà, perché ad un certo momento avviene un fenomeno che anche a me lascia senza parole, perché credo sia unico, il fenomeno della cosiddetta trance. In pratica Natuzza ogni giorno ad un certo orario, quando la stanza di casa Colloca era affollata, tanto che a un certo punto dovettero prendere anche un altro luogo dove incontrarsi, mentre la stanza era affollata e si pregava il rosario, Natuzza cadeva in sonno. Cadeva in sonno. E ecco, questa è un'immagine storica di quel periodo lì, antica immagine che dice tutto. Si metteva di lato con gli occhi chiusi, vedete, qui appunto è intorno ai 15-16 anni, e attraverso di lei si presentavano i morti senza essere chiamati e parlavano attraverso di lei con la loro voce, qualcosa di incredibile. Cioè questi morti, cioè se era un defunto maschio, si presentava con la voce da maschio attraverso. Natuzza era lì e i morti parlavano attraverso di lei. Credo che sia un fenomeno del tutto eccezionale, per cui la notizia ovviamente nel sud, profondo sud d'Italia, in Calabria, si sparge, per cui migliaia di persone cominciano ad andare da questa giovane per avere notizia dei propri cari defunti. Tra l'altro dovete tenere presente che c'era stata la prima guerra mondiale e si moriva con molta più facilità di oggi, si muore sempre, ma si moriva con più frequenza in passato, per cui venivano i familiari a chiedere notizie di persone che Natuzza non poteva conoscere, non poteva saper nulla, andava in trance, si addormentava e faceva due cose: o i morti parlavano attraverso di lei, pensate che consolazione, chi perde un padre, una madre, un fratello, una sorella, un figlio, il marito, la moglie, un nipote, eccetera, un amico, e lo rincontri attraverso Natuzza, è qualcosa di bello, di suggestivo, no? E soprattutto poi Natuzza dava notizie di dove si trovavano e se avevano ancora bisogno di preghiera. La notizia di questo fenomeno mistico perviene alle orecchie della Santa Sede a Roma, anche se il parroco di Paravati attestava positivamente nei confronti di Natuzza, perché l'ha sottoposta a una sorta di interrogatorio, alla quale interrogatorio, ovviamente la storia di Natuzza è straordinaria, ha risposto con grande competenza, avendo poi spiegato che erano andati a trovarla un paio di persone dal cielo, tra cui San Tommaso d'Aquino, mi pare San Vincenzo Ferreri e altri santi, per dirle: ti chiederanno questo e tu rispondi così, così e così. La Santa Sede contatta ai noi padre Agostino Gemelli, il quale scende giù a Paravati e tratta Natuzza non meno pesantemente di Padre Pio. A Padre Pio aveva chiesto che lo ingessassero perché se ne faceva lui le stimmate ed era un uomo narcisista. Di Natuzza sa dire anche peggio. Dice che è una ragazza affetta da disturbi psichiatrici seri che potrà curare solo dopo un previo ricovero in ospedale con cure psichiatriche e poi soprattutto sposandosi, cioè unendosi a un uomo gli sfuggono vanno via questi fenomeni. La povera fortunata Evolo, Natuzza, a 14 intorno ai 20 anni, viene ricoverata
Viene ricoverata in un ospedale psichiatrico a Reggio Calabria. Non ha mai voluto parlare di quella esperienza, Natuzza, mai. Credo neanche ai familiari. Cioè ha sempre cercato di perdonare padre Gemelli, ma non deve essere stato facile. Comunque si arriva a un matrimonio combinato con un giovane di nome Pasquale, buono, bravo quest'uomo, non ci ha mai capito molto forse. Mi ricordo che quando una delle volte che andai a trovare Natuzza, perché l'ho incontrata più volte, un giorno mi disse: pace, priate per mio marito Pasquale che sta assai male, pregate per mio marito Pasquale che sta molto male. Era una donna così umile che una volta per esempio tornai da Meggiugorie e mi disse isti Buddha che fortuna che avete, ma lei la vedeva la Madonna, quindi l'umiltà di Natuzza. Per procura si sposa e ha 5 figli. Ecco, quindi una donna che avrebbe dovuto perdere attraverso questa esperienza di matrimonio e di cura psichiatrica i fenomeni mistici che invece aumentano. Ve li elenco le esperienze mistiche di diverso tipo: visioni estatiche durante le quali parlava con Gesù, la Madonna, gli angeli, i santi e i defunti, bilocazioni. Io ne ho fatto esperienza un paio di volte, iniziate nel 1939 e quasi sempre documentate da testimoni. Particolarmente degna di nota la bilocazione con Padre Pio. Padre Pio e Natuzza si sono incontrati in bilocazione, Padre Pio confermerà. Un altro fenomeno mistico del tutto sorprendente sono le effusioni ematiche, denominate emografie, cioè attraverso il sangue nel corpo di Natuzza si manifestavano su tessuti anche di qualunque tipo avvenuti a contatto con la mistica segni e simboli cristiani. Le stimmate, io le ho viste, che comparivano in modo graduale durante la settimana santa di ogni anno, causandole dolori atroci e che cominciavano a ricacitrizzarsi dopo Pasqua. Alle 15 poi del venerdì santo, ora della morte di Gesù, il suo cuore. Questo è un altro fenomeno mistico, ce ne sono un paio singolari come quello dell'andare in trance, quello delle ematografie o emografie e quello del morire fisicamente, cioè per 10 minuti. E guardate che siccome Natuzza è morta nel 2009 e per anni e anni ha vissuto questa esperienza mistica della passione di Gesù, i medici erano lì, hanno potuto verificare qualcosa che bisognerebbe diffonderlo per dire che il cristianesimo è vero, cioè il venerdì santo ogni anno alle ore 15, quando Gesù moriva in croce, il suo cuore, sotto il controllo dei medici, si fermava per circa 10 minuti, che è una cosa impossibile poi tornare in vita. Moriva era la morte di Natuzza. Poi, ecco però, ci abbiamo verso la conclusione, per tutta la vita Natuzza Evo l'ha visto i defunti quotidianamente, ogni giorno, come Maria Simma, lei vedeva le anime dei fedeli defunti, così come noi vediamo la gente che ci circonda. E questo fenomeno ha portato Natuzza a dire dove finivano i loro defunti. La gente poi le lasciava le offerte. Per molti anni lei diceva sempre: se volete fare un'offerta andate in chiesa e datela al Signore. Poi ha fatto l'associazione per la costruzione, come sapete, del santuario, e quindi chiedeva di destinare le offerte alla fondazione dove oggi sorge un imponente santuario, ai noi, del tutto in mano alla falsa chiesa. Però adesso vorrei mostrarvi il video di un paio di minuti, dura in tutto 8 minuti, magari faccio un paio di pause, nel quale abbiamo la gioia di ascoltare e vedere Natuzza. Quello che volevo dirle è una cosa. Noi siamo dei ragazzi, voglio dire, siamo amici. Lei mi dica tutto quello che vuole, senza preoccuparsi, nel senso che non... giusto così, volevo tranquillizzarla, perché... Anche a me, io Sì. non vi preoccupate, Ecco, sono tranquilla. ecco, benissimo. Sì. Lei in questo periodo mi diceva non riceve nessuno, perché? No, non ricevo perché non vedo l'angelo, non vedo i morti. Quindi alle persone che hanno bisogno di un consiglio non glielo posso dare. Adesso ricomincerà a ricevere la gente allora dopo Pasqua. Dopo una settimana, 10 giorni Pasqua, perché sto male. È vero che questo è un periodo di dolore per lei, di sofferenza Sì, fisica? sì,
Sì, ho dolore ai piedi, dolore alla testa, dolore alle mani. E vedo che ci sono già E le prime ferite. Ecco, incominciano così e poi si riempie tutta la mano, i piedi. È vero che lei vede la Madonna anche? Sì, sì, In che figura le appare? Come la vede è questa Madonna? bellissima, all'età di 15-16 anni, bruna, vestita di bianco, è bellissima. Ma non vede soltanto la Madonna, lei vede anche altri spiriti. Sì, vedo anche Gesù nel periodo della Quaresima, per 4-5 volte alla Quaresima. Poi vedo le anime del purgatorio, le anime del paradiso e mi parlano, Che cosa le dicono? mi danno consigli per i loro parenti, mi dicono se soffrono, se hanno bisogno. Ecco questo. Senta, lei dunque riesce, dice di riuscire a mettersi in contatto anche con i defunti, ma questo come avviene? Attraverso quest'angelo di cui lei parla sempre? Non mettere a contatto le persone perché non dipende dalla mia volontà. Sono loro le anime che vengono a me e mi parlano, ma io non le posso cercare. Vengono da sole, dicono col permesso di Dio. E come fa a mettersi in contatto con i defunti e a parlare con loro? Ecco, mi pare importante sospendere un momento questo suggestivo documento storico dell'intervista a Natuzza, quando ancora non è del tutto anziana, è periodo di Quaresima e quindi Natuzza è una Natuzza che soffre. Questo è il mistero appunto della redenzione delle anime che non passa attraverso la chiacchiera, ma ogni missione, ogni carisma passa attraverso la croce, e lei dice che in Quaresima non riceve nessuno perché non vede nessuno del cielo, è un tempo di sofferenza fisica. E poi purtroppo il giornalista che si voleva mostrare amico per 2 volte, come avete sentito, le dice come lei si mette in contatto con i defunti, e Natuzza precisa questa cosa importantissima, dice io non le posso cercare, sono loro che vengono a trovarmi, e dice di avere contatti con le anime dei nostri defunti. Come sarebbe bello che ci fosse un'altra Natuzza in giro, un'altra Maria Simma dove poter andare per avere notizie. Io per esempio quando andai, lei non poteva saperlo la prima volta, avevo perso tutti e 4 i nonni, non poteva saperlo. Tra l'altro 3 non li ho conosciuti, l'ultima, la nonna materna, l'ho conosciuta che moriva quando ancora ero piccolo, non ho avuto esperienza dei nonni io. E lei mi ha detto i vostri nonni sono signore. Io dico che anche alla luce di quello che racconteremo di Maria Simma dobbiamo rincuorarci, perché inaspettatamente la maggior parte delle anime di cui veniva chiesto conto statisticamente è salva. Ecco, è un dato statistico. Se voi andate a fare la statistica di tutti i defunti di cui si è chiesta notizia prima a Natuzza o contemporaneamente a Natuzza e a Maria Simma, vi accorgerete che la misericordia di Dio è veramente infinita, perché statisticamente sono quasi tutti salvi. Quando c'era un defunto di cui si chiedeva notizia e non era salvo, Natuzza non diceva nello specifico è in inferno, non ha mai detto è in inferno, evidentemente è stata educata bene dal Signore, diceva un bio nenti, cioè non vedo nulla, il che molte volte poteva significare, anche se nel periodo della trance qualche volta si è manifestata anche qualche anima del purgatorio. Per esempio una volta si è manifestato un noto teologo attraverso Natuzza, che parlava con competenza di termini che Natuzza non poteva possedere, con voce rauca diceva molti mi pensano in paradiso, non pregate per me, io sono Tizio, Caio. Purtroppo non hanno voluto dire il nome nei libri, esiste una letteratura intorno a Natuzza abbastanza significativa, soprattutto a Regolo. Roberto Regolo ha scritto un bel libro con la Mondadori, Luciano Regolo ha scritto un bel libro con la Mondadori sulla vita di Natuzza con questi fenomeni mistici, e lì non viene riportato il nome, così come anche altre sorprendenti notizie. Per esempio Natuzza dice che Dante Alighieri si è manifestato a Natuzza dicendo che si sapesse che lui è stato 300 circa anni in purgatorio perché ha mandato in inferno gente che invece era salva, e viceversa, probabilmente Celestino V, probabilmente. Ecco, allora andiamo avanti adesso con il documento. Ma io non faccio niente, sono loro che si presentano a me e mi chiedono e mandano messaggi per i parenti. Senta, lei che ha questa possibilità straordinaria certamente di mettersi in contatto
con questo mondo, con l'aldilà. L'ha mai visto l'aldilà? Voglio dire, lei sa come è fatto? Le hanno mai detto queste ombre, questi spiriti, come è fatto l'aldilà? Loro dicono che sono felici, che sono contenti, che se non sono purificati non possono raggiungere Dio. Soffrono la mancanza che non vedono il Signore. Me lo dicono loro, ma io non è che sono andata all'altro mondo per vedere. Lei riesce, qui viene tantissima gente, migliaia di persone ammalate il più delle volte e chiedono consigli delle loro malattie. Che tipo di rapporto ha con queste persone? Veramente mi domandano tante cose riguardo la loro salute. Io quando sono sicura che l'angelo mi dice, il medico, quando è nata la malattia, io ci dico fidatevi alla fiducia del medico. Se il medico, l'angelo dice che non ha indovinato la malattia, io per non fare mancanza di carità di dire il medico non ha indovinato, dico andate a un altro posto. E magari l'angelo mi suggerisce, dice andate a Milano, andate a Parigi. È capitato il caso in cui qui da Sì, lei si siano presentati degli ammalati con delle diagnosi che poi non sono risultate vere? sì, e io perciò le mando fuori. Ed è gente che poi Ecco, questo è sorprendente, me l'ero dimenticato. Un altro dono mistico che Natuzza aveva era o cardiognosia di conoscere i cuori o la diagnostica. Si chiama esattamente come fenomeno mistico illuminazione diagnostica. È un fenomeno mistico a cui si è dovuto dare un nome, anche se i santi pure l'avevano, perché non Natuzza, migliaia di persone si sono curate grazie alla sua diagnosi, non a quella di anche grandi primari. E sono guarite queste persone. C'è tutto, guardate, un archivio intorno alla persona, al messaggio, alla figura di Natuzza che riguarda però soprattutto le anime del purgatorio. Perché avete sentito che cosa di bello dice Natuzza? Proprio teologia allo stato puro cristallino. Dice, parlando delle anime del purgatorio, per questo in questi giorni noi preghiamo per loro, se non sono purificati non possono vedere Dio. Me lo vengono a dire, dice Natuzza, che la loro grande sofferenza è che non possono ancora vedere Dio. Perché? Perché già sono morti, così sarà anche per noi. Pensiamo su questa terra ancora un bicchiere di caffè, una finale di Champions League, una passeggiata per le donne via Monte Napoleone per gli acquisti natalizi, ci distraggono e ci consolano. Ma quando moriamo e chiudiamo gli occhi a questo mondo e ci siamo salvati e siamo in purgatorio, ci interessa solo e soltanto incontrare Dio. Per cui le anime del purgatorio hanno questa sofferenza nel fuoco che le purifica, incontrare Dio. E Natuzza aveva anche questa illuminazione diagnostica, per cui molte volte ha dato una indicazione diagnostica che non corrispondeva a quella dei medici, dei primari e che si è rivelata vera. Finiamo di guardare il documento. ritorna qui da lei Sì, per sì, dirle che sì, altrove ha trovato risposte diverse? sì, parecchio. Quanta gente passa sotto i suoi occhi ogni giorno? E non lo Ne è so, passata tanta però. sì, nei primi tempi ne venivano anche 300 persone al giorno. Poi io, Lei riceve tutta questa gente dal 1937-38 sì, ormai. sì, del 37, sì, che ricevo. Per ricevere tutta questa gente, per stare con tutta questa gente tutto il giorno, bisogna avere grande amore per gli altri, credo. Certo, tanto amore. Per me partecipano con i figli miei, tutto il mondo, tutte quelle che vengono qua. Ci voglio bene, sono attaccata a loro, particolarmente ai giovani. Ecco, a proposito dei giovani, vorrei che lei mi dicesse una verità che so che non ama raccontare molto, e cioè che la sua casa è diventata meta di pellegrinaggio di moltissimi giovani, anche Sì, drogati. sì, parecchi. Che rapporto ha con questi giovani? Drogati, ci voglio bene, ci faccio un mondo di promesse che soffro per loro, che offro per loro, perché lasciano questa cosa. Le è capitato il caso di qualche ragazzo che è tornato qui da lei? Sì, contenti, felici che sono usciti da questo pericolo grande. Nessuno meglio di lei forse può dirmi come vede il mondo che ci sta intorno. È un mondo pieno di sofferenza, mi pare di capire da questa sua testimonianza. Sì, mondo pieno di sofferenza. Queste creature che sono corrotte, di tutta questa gente che vogliono fare denaro.
La preghiera può bastare, secondo lei, a No, io non lenire dico- almeno una parte di questi No, io spazi? non dico che è solo la preghiera, ma ci vuole anche la collaborazione di genitori, di parenti, di amici, se no non possono uscire da soli. C'è tanti giovani che vengono qua e piangono e dicono: Signore, aiutatemi, voglio uscire e non ce la faccio. E io cerco di aiutarle, di dare un buon consiglio, una buona parola. C'è tantissima gente che giurerebbe di averla avuta a casa sua ospite. Lei in realtà non si è mai mossa da questa casa No, fisicamente. spiritualmente sì, tante volte parlo con voi, parlo con un'altra persona e poi improvvisamente mi trovo in un altro posto, però non con la mia volontà, spontaneamente. Quelli mi vedono e parlano con me. Tante volte siamo a tavola, pure i miei figli si accorgono, e uno con l'altro, per battuta, dicono così: la mamma viaggia, perché si capisce un poco. Lei ha 5 figli, Sì, 5 figli e anche 10 nipotini, sì. che poi ritrova, cioè che rivede Sì, tranquillamente. sì. C'è una cosa che mi ha sempre incuriosito. Mandare avanti una famiglia come la sua, un marito e 5 figli, non ha sacrificato la famiglia per ricevere tutta questa gente? No, veramente no. Ho avuto sempre l'aiuto del Signore. Io coincido sempre quello che devo fare per la famiglia e quello che devo fare per la gente. È il Signore che mi aiuta. Mi alzai sempre presto la mattina, mi corcai tardo la sera, ho fatto tutti i faccende di casa sempre. Non ho lasciato mai i figli senza mangiare, oppure non gestire una camicia. Mi alzai sempre presto per fare questo. È mai venuto qui da lei una persona che non ha mai creduto, per esempio, nel Signore ed è venuta da lei probabilmente per verificare questa presenza straordinaria? Sì, tanta gente viene qua che non crede, però una volta me l'ha promesso la Madonna, mi ha detto così: esercita la tua pazienza, le persone vengono curiose e se ne andranno convertiti. Non la prima volta, non la seconda, ma te lo prometto che la terza volta si convertiranno. Lei si sente una persona straordinaria oppure no? No, io Spesso lei ha veramente- detto mi sento un verme di No, mi terra. sento un verme di terra, io sono una poveraccia. Io so che cosa penso, forse sarà una malattia a cui si manifesta il Signore attraverso questa malattia, di poter fare bene all'umanità, alla gente che soffre. Io non mi sento niente, proprio niente. Questo è un periodo di Quaresima, il periodo di Quaresima. Sì, È vero che le compaiono le stimmate? sì, è vero. Io non dico stimmati, io dico ferite, non so che cosa sono. Quando le capitò per la prima volta questo fenomeno? Era Se lo bambina, ricorda? no, non mi ricordo il giorno, ma era bambina. Senta, ma si ricorda una storia particolare che è passata da questa casa e che l'ha colpita molto? Tutta questa gente che passa le racconta, la usa come confessionale, le racconta la propria vita, le racconta... Ecco, c'è una storia particolare che lei ricorda in modo particolare, un caso pietoso? No, io veramente tutti i casi, per me tutti pietosi quelli che vengono qua. Quale pietosa che hanno una malattia, quale una tragedia in famiglia, quale pure pietosa per lo spirito, che c'è gente che non crede, disperata. Quindi per me sono tutti pietosi. So che durante la Quaresima lei riceve dei messaggi. Sì, Quest'anno ha già avuto qualche messaggio? sì, 2. Può dirci? No, veramente no, io le dico sempre all'ultimo Ma sono, giorno. ma sono messaggi di tristezza o sono messaggi di speranza? E io ho messaggi di speranza veramente, di tristezza, perché la Madonna parla sempre, che dice che Gesù è triste, che tutto l'intero mondo rinnova la sua crocifissione col peccato. Questo è triste. Mi deve spiegare un'altra cosa. So di tantissima gente ammalata in maniera gravissima, che è venuta qui da lei, Sì, con delle radiografie che testimoniavano la presenza del male. sì. Gente a cui lei ha fatto probabilmente una carezza e che è ritornata qui dopo mesi, senza più la presenza del male. Come spiega questo? Ma non
sono Se lei io. riesce a spiegarlo. No, non me lo so spiegare, ma non sono io. Io prego la Madonna e Gesù, ma la Madonna fa i miracoli. Se fosse per me, miracolava tutto il mondo, prima per lo spirito e poi per il corpo. Ma è la Madonna e Gesù che fa queste cose. Io sono una poveraccia, un vermo di terra, non posso fare queste cose. Io le auguro tantissimi anni ancora di vita, tantissimi. No, quanto vuole il Signore. Vorrei però capire come le piacerebbe essere ricordata da morta. Da morte, che sono una poveraccia, che sono un vermo di terra. Che ha ricevuto però tanta gente, che ha fatto tanta gente, ho fatto tanti sacrifici. Certo. Ecco, solo questo. So che lei è rammaricata per il fatto di non poter più ricevere la gente che riceveva prima. Sì, faccio piante, io prego la Madonna, vorrei sino all'ultimo giorno ricevere e dare una parola di conforto a chi soffre. Senta, in questa casa lei non ha mai voluto che nessuno lasciasse una sola lira, per cui in questa casa la gente è sempre venuta portando al massimo un fiore. Questo è molto bello, mi pare. Sì, ma io non voglio. Io ho fatto un voto al Signore, dicendo che io non voglio niente. Io voglio la gioia delle persone, solo questo. Come vive il mondo esterno, la vita degli altri? Voglio dire, lei vede la televisione. Sì, io veramente la televisione la vedo poco perché mi manca il tempo. No, sì. non c'ho il tempo. Ecco, voglio dire, da qui, Ma come vede questo amarezze mondo? di quello che mi raccontano le persone, non c'è bisogno di vedere. Qui viene la gente, mi televisione. diceva, non solo dalla Calabria, ma da ogni parte d'Italia e Sì, forse sì, del mondo. Sì, pure dell'America, della Germania, la Svizzera, parecchie. Questo vuol dire che nell'uomo poi alla fine c'è la necessità di credere in qualcosa, una vero? speranza, giusto? Manca solidarietà forse, manca Sì. affetto tra la gente, tra sì, gli uomini. sì. Manca la carità e La- l'umiltà pure manca. Secondo lei si potrebbe migliorare la società in Certo. cui viviamo? A Ma che condizione? Io dico che dobbiamo collaborare tutti, cominciando dalla famiglia, pure i governatori. Che hanno grandi gente responsabilità. grande, perché hanno una grande responsabilità. È vero che con tutti quelli che passano da questa casa lei ha instaurato un rapporto di grande amicizia. Sì, Cioè, sì, veramente. tornare qui significa tornare da un'amica, da una mamma, se vuole. Sì, veramente. Io ci dico, io sono mamma, sorella ed amica, confidatevi. Infatti i giovani si confidano molto, tanti giovani, non si confidano con la mamma e col Perché mi padre. parla sempre dei giovani e non Ci degli voglio altri? bene, perché soffrono. Io ai giovani ci voglio bene. Questo nessuno hanno meglio di una bisogno. mamma forse riesce a capire Sì, il dramma dei giovani. sì. Vogliamo lanciare un messaggio alla gente per la Pasqua che sta per arrivare? Questo. La preghiera, La forse. preghiera, molto umile e caritatevole. E mi pregano di più per i giovani, perché ci voglio tanto bene. Il Signore tanto mi ha raggiato. Bene, miei cari, poi se volete potete trovare l'intera produzione del documento su internet, su YouTube. Mi pare che possiamo concludere così, senza telefonate oggi, perché siamo andati oltre l'orario, magari una sola, visto che insiste, proprio una rapidissima. Pronto? Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Padre, la chiamo per chiederle una cosa. In questi giorni sono andata al cimitero a pregare il rosario per le anime del purgatorio. Bene. Però mi è venuto un pensiero. Nella nostra zona alcuni preti celebrano la messa per la commemorazione dei defunti proprio al cimitero. Sì. Mi è venuto un dubbio, cioè io alle messe della falsa chiesa non ci vado, però mi chiedo se al di fuori del contesto della messa, se si può comunque andare al cimitero, anche se so che magari celebreranno la messa, oppure sarebbe meglio evitarlo. Ho capito, sì. Dio ti benedica. Naturalmente fate sempre appello alla vostra coscienza, però credo che non ci sia nessun problema, ci mancherebbe, te non vai per appunto l'atto liturgico, ma per pregare il rosario tra i viali, peraltro anche molto ampi, del cimitero, quindi da questo punto di vista andate tranquillamente, miei cari. La testimonianza di Natuzza oggi ci dà un suggerimento prezioso: i nostri cari defunti non sono finiti, non sono scomparsi nel nulla, la morte non inghiotte nel nulla, ma sono più vivi che mai.
ci stanno vicini e pregano per noi, così come noi, se ancora hanno bisogno di purificazione, dobbiamo pregare per loro. Perciò in questi giorni intensifichiamo la preghiera anche nelle celebrazioni eucaristiche sparse di cui già conoscete il programma. Venite, confessatevi se non l'aveste ancora fatto, fate la comunione, offrite il suffragio, accendete la candela che vi offriremo e insieme preghiamo in questi giorni per le anime del purgatorio, come Santa Madre Chiesa ci propone. In nomine Patris et Filii e Spiritus Sancti. A più tardi alle 16:30 da Collegno Torino per la messa vigiliare di tutti i santi. Laudetur Jesus Christus.